Come siamo in una posizione che siamo molto vicini alla montagna, la montagna da noi da qui a Roseto dista 60 km, siamo sulle piste da sci. Allora è una località che si riesce a mangiare roba di mare e roba di montagna, arrosticini, funghi, qua nel mare mangi pesci, spaghetti con le vongole, è un combinato di cose che si fa insieme, perché sei molto vicino. Però la tradizione culinaria qui nostra maggiormente è del pesce, sì, molto di più. Mare mai scura mai tu sei morta io che faccio come strazzo drezzo in faccia come c'è No, vabbè, il pescatore lo devi fare per lavoro perché con qualcosa devi vivere, invece la moto è tutt'altra cosa. La moto è la passione, se hai quella non la lasci mai, se non ce l'hai. Che da ragazzo si era un po' incoscienti. Allora mio padre è andato a un matrimonio e io la mattina dovevo andare a aprire l'attività del lavoro. Però io la mattina andavo in giro a fare il bellino con la moto, l'attività del lavoro non sono andato a fare, 2 clienti se ne sono andati e mio padre quando è tornato con una mazza tipo baseball mi ha distrutto la prima moto. Oddio, la moto ce l'avevo lo stesso, e che là guadagnavi bene, ma io la moto ce l'ho sempre avuta, ma pesco no, e da ragazzo ce l'ho da 8 anni. È una cosa che non mi toglie. Ma i ragazzi ci dormivo solo io solo, stavo sempre a Roseto, che mio padre aveva la casa su, siamo tornati su, ma io stavo sempre a Roseto. Gli amici, l'attività era a Roseto. Da ragazzo facevo tutt'altra cosa, lavoravo con mio padre, con le barche. Poi con l'esperienza di un paio di amici ho cambiato tutto e sono andato la prima volta a pescare con le barche da pesca atlantica. Da Bari siamo andati a New York e sono stato la prima volta 14 mesi, senza tornare mai. Guadagnavo un bel po' di soldini, ma era una vita dura. E poi ci sono andato altre 2 volte, ho fatto altri 2 viaggi, una volta 6 mesi, una volta 4, e poi mi sono comprato la barca qui, il vongolaio, e da allora ho fatto sempre quello, qui a Roseto. In Roseto ci sono 12 vongolare e una decina di barche piccoline per reti da posta, altro tipo di pesca. No, Dio ragazzo, quella è una scelta di vita che dovevi fare perché stavi sempre fuori, allora io ho deciso che ho fatto 1 anno e mezzo o 2, poi sono andato un po' a vongolare qua e poi mi sono comprato la barca io e ho fatto sempre quello. È un lavoro che mi piace e lo faccio con soddisfazione. Prima si faceva tutto manuale, non esistevano motori, a remi e il varricello a mano. Poi col tempo il progresso ha fatto passi da gigante e noi, o sei venuto pure tu, hai visto come si fa. È diventata tutta un'altra cosa.
Il vongolaio, quando c'è una barca lì, devi capire pure un po' di motore, perché se la barca si ferma, non funziona, tu stai sopra, devi saper fare un po' di tutto, capito? Se si rompe il motore del tutto no, però se metti col motore si rompe una cinghia, si sporca un filtro del gasolio e il motore non va bene, allora tu stai là, lo sai e cerchi di rimettere a posto. Che non è che tu vai con la macchina, ti fermi, la chiudi e te ne ritorni col pullman. Là devi tornare con la barca, non è che la puoi lasciare là. Capito? Devi essere un po' esperto, capito? Mio padre non faceva il marinaio, meccanico di barca. Militare, ho fatto il militare a 19 anni, ho fatto un anno di militare, poi a 20 anni sono andato a Vongolà e l'ho fatto fino adesso a 65 anni. Fino a 20 anni sono stato con mio padre, perciò ho un po' di esperienza con i motori. Poi da dopo ho fatto il militare e quando sono tornato ho preferito di fare la vita del marinaio. Quella è una scelta, decidi, o continui a fare il meccanico oppure cambi. Io mi piaceva pure la vita da marinaio, ho lasciato il meccanico e ho fatto il marinaio, l'ho fatto fino adesso, insomma, farò fin quando farò quello. Barca grossa, butti e fai tutto col motore. Col vagliatore, scegli la vongola ottima, l'altra se ne va all'acqua. Tu la insacchetti, la metti in sacchetti. La riporti a terra e la commercializzi. Maggiormente la passione, perché se non ti piace non lo fai. Lavoro che d'inverno è bruttino, freddo, umidità, d'estate no, ad inverno è un po' più sacrificato lavorare perché fa freddo, ti bagni nell'acqua, insomma. Però se ti piace lo fai normalmente. I giovani di adesso il lavoro non è che gli piace tanto, quello è un po' sacrificato e cercano di fare gli influencer, ora di moda l'influencer. Però i paparazzi non le mangiano. Paparazzi sarebbero vongole, paparazzi in dialetto. No, il problema è che finiamo noi e non c'è ricambio. Siamo pochi, siamo su 11 barche sopra le barche, sono 3 persone a barche, siamo 30-40 persone, maggiormente sono amici, colleghi di lavoro, è un gruppo piccolo, si va molto d'accordo, capito? Un'altra cosa molto importante è che le vongole
crescendo sul fondo marino, noi siamo un po' privilegiati perché riusciamo a tenere il mare pulito. Più il mare è pulito e più la vongola cresce. Se il mare è inquinato ci sono le morie, noi dei periodi abbiamo lavorato pochissimo perché la vongola moriva. Più riesci a tenere il mare pulito, più le vongole ne fa di più. C'è molta più opportunità di lavoro. Bisogna rispettare un bel po' l'ambiente. Questo noi lo facciamo, fin quando possiamo. Adesso facciamo solo vongole e quello è il nostro lavoro. Mare mai, scura mai, tu sei morta, io che faccio? Come strazzo, drezzo in faccia. Oh, ma c'è in colletta e mare, è scura, ma scura, mamma ci in colletta. Sono a spirgiuta d'un montone malassato lu guagione sempre abbaia per la fame mossa arraia e mare è scura, e mamma cida in golletta. Iattina casaniella fosse un sole abbandonato senza casa e senza letto, senza pane e compagnie e mare è scura, e mamma cida in golletta. Scura, e mamma cida,